Nel 534 d.C. l'occhio dell'imperatore Giustiniano era puntato verso occidente, dove il regno ostrogoto d'Italia, orfano dell'energica guida del re Teodorico, era diviso da faide interne dalle quali l'abile imperatore voleva trarre il massimo vantaggio. In quell'anno la reggente Amalasuntha, figlia di Teodorico, nominò correggente Teodato, nipote dello stesso. La fazione gota rappresentata da Teodato lo spinse ad imprigionare la figlia di Teodorico ed a guidare da solo il popolo goto. Proprio mentre Giustiniano si dichiarava amico di Amalasuntha, Teodato ne ordinò l'uccisione. Giustiniano valutò la situazione. Le casse imperiali erano piene. La minaccia persiana era stata arginata attraverso un trattato di pace dietro il pagamento di un lauto compenso e l'esercito poteva sfruttare le competenze di un ottimo generale come Belisario. L'impero, libero dagli impegni sul fronte orientale, era pronto alla guerra ad occidente. Giustiniano inviò quindi Belisario in Sicilia per tastare la resistenza gota in quell'isola. Allo stesso tempo il generale Mundo venne inviato a conquistare la Dalmazia. L'imperatore inoltre chiese l'appoggio dei Franchi, accomunati ai Romani d'Oriente dalla stessa fede cattolica, per aprire un terzo fronte contro gli ariani goti. Le mosse si rivelarono azzeccate. Mundo infatti conquistò Solona, pur rimanendo ucciso negli scontri coi Goti, mentre Belisario, conquistata facilmente la Sicilia, risaliva velocemente l'Italia conquistando Napoli. A questo punto Teodato cercò di risolvere la situazione per via diplomatica, accettando il protettorato bizantino. La mossa tuttavia non piacque alla nobiltà gota, che uccise il re e scelse al suo posto il più intraprendente Vitige, che salì al trono nel 536 d.C. Il piano di Vitige prevedeva di fermare i Franchi a nord e, una volta disimpegnate le truppe nel nord-ovest d'Italia, procedere contro Belisario. Vitige, credendo che il suo avversario disponesse di un esercito molto numeroso, ordinò quindi di evacuare Roma, valutandola indifendibile. Le sue informazioni si rivelarono sbagliate. Belisario disponeva infatti di poche migliaia di uomini, numero che diminuiva a mano che, risalendo l'Italia, il generale bizantino doveva lasciare presidi armati nelle varie città che occupava. Tuttavia, nel corso della guerra, Belisario mascherò spesso lo scarso numero delle sue truppe con abili diversivi, volti a far credere ai Goti che i Romani fossero in un numero maggiore rispetto a quel che effettivamente erano. Il tempismo dell'occupazione di Roma fu cinematografico, infatti il 9 dicembre del 536, mentre gli ultimi contingenti Goti uscivano da Porta Flaminia, le avanguardie romane entrarono da Porta Asinara. A questo punto Belisario, padrone della città, fece rafforzare le mura aureliane, in vista del prevedibile contrattacco goto. Anche Vitige però stava muovendo le sue pedine. Egli infatti strinse un patto coi Franchi. In cambio della Provenza, essi cessarono le ostilità nel nord-ovest d'Italia e rifornirono l'esercito goto di 10.000 Burgundi. In questo modo il popolo franco si impegnava in aiuto dei Goti senza però compromettersi agli occhi dei bizantini. Ora i Goti potevano disporre del loro esercito al completo e marciarono verso Roma forti di 150.000 guerrieri secondo Procopio. Più verosimilmente le truppe a disposizione del re goto erano circa 30.000 guerrieri. Ora approfondiremo brevemente le caratteristiche degli eserciti che si stavano per affrontare. Da una parte i Goti combattevano prevalentemente appiedati, disponendosi a falange i cui componenti combattevano con spade e lance, mentre i cavalieri erano catafratti, cioè cavalieri pesantemente armati i quali combattevano con lunghe lance o spade. Il nerbo dell'esercito romano era invece composto da una milizia privata di cavalieri chiamati bucellari, reclutati direttamente dal nobile per cui dovevano svolgere il servizio. Questi cavalieri erano abilissimi nel tiro con l'arco, tecnica appresa nei decenni di scontri con le tribù delle steppe e dai persiani, ma potevano altresì combattere con la spada e la lancia. I Romani avevano quindi il vantaggio tattico di poter colpire i nemici dalla distanza e questo aspetto si rivelerà essenziale per la cronaca seguente. La fanteria, similmente a quella gota, combatteva in falangi i cui soldati disponevano di lance e spade per fronteggiare gli avversari. A marzo del 537 l'Orda Gota iniziò l'assedio della città.
Per tradizione i Goti non furono mai eccellenti nell'arte dell'assedio ed anche in questo frangente non si smentirono. L'esercito di Vitige si accampò in 7 accampamenti minori disposti a mezzaluna a nord di Roma, permettendo perciò ai Romani di rifornirsi dalle mura meridionali. Inoltre, per superstizione, non dettero mai l'assalto ad alcuni punti deboli delle mura aureliane, disposte in luoghi a loro sacri. Accampati che furono, i Goti procedettero all'assedio. Il primo assalto alle mura fu un fiasco. Vitige infatti fece costruire delle torri d'assedio trainate da buoi e le fece avanzare verso le mura romane. Belisario, viste le macchine d'assedio del rivale, ordinò ai propri abili arcieri di abbattere i buoi che le trainavano. Morti che furono i buoi, le torri d'assedio si rivelarono inutili e i Goti abbandonarono l'assalto. I Goti a questo punto tentarono un diversivo consistente in un finto attacco sulla porta Salaria che doveva distogliere l'attenzione degli assediati dal vero attacco che fu sferrato sulla porta Prenestina. Anche qui Belisario fu abile nel lasciare passare i nemici all'interno delle mura per poi sbaragliarli. Un altro assalto, questa volta alla porta Aurelia, fu respinto dai Romani gettando sugli assalitori pietre ricavate dalla distruzione delle statue decorative dei monumenti vicini alla porta. I successi del generale gli stavano ingraziando le simpatie della popolazione locale, seppur sofferente per la guerra. Belisario, al fine di prolungare la resistenza degli assediati, fece evacuare dalla città gli inabili alla guerra e li trasferì a Napoli. Poi assoldò i cittadini rimasti come milizia armata per sorvegliare le mura della città e poter così dare riposo ai suoi uomini. Gli uomini a guardia di una porta furono inoltre periodicamente cambiati, per evitare episodi di corruzione e tradimento. Belisario inoltre sostituì il Papa di Roma con un uomo gradito all'imperatrice Teodora. Vitige, vedendo i falliti tentativi d'assalto alla città, decise di occupare la città di Porto, tagliando i rifornimenti diretti a Roma e causando quindi notevoli problemi di approvvigionamento alla città, che dovette iniziare a rifornirsi da Ostia, più distante da Porto, esponendo le proprie linee di rifornimento ai possibili assalti Goti. Belisario intanto ricevette alcuni contingenti di rinforzo capitanati dai generali Valentiniano e Martino. Queste truppe, formate da ottimi arcieri a cavallo, in parte Unni, furono subito utilizzate. Belisario le inviò su una collina fuori da Porta Salaria col compito di tempestare i Goti accampati attorno e di scappare appena questi avessero cercato di ingaggiare. L'operazione riuscì e fece strage di Goti, che persero solo in queste schermaglie 4.000 guerrieri. La popolazione, visti i successi, insisteva per affrontare in campo aperto i Goti e porre fine all'assedio. Nonostante la sua opinione contraria, Belisario acconsentì. L'esercito romano, rinforzato da civili in armi, uscì dalle mura e si dispose di fronte agli accampamenti dei Goti. Entrambi gli eserciti schieravano la fanteria al centro e la cavalleria ai lati. Se in un primo momento i Romani sembrarono avere la meglio, poi il numero dei nemici prevalse ed i Romani furono respinti dentro le mura di Roma, pur avendo inferto gravi perdite ai Goti. Intanto la città di Roma soffriva la fame e la peste dovute al lungo assedio. Il taglio degli acquedotti operato dai Goti aveva inoltre reso paludosi e malsani i terreni attorno alla città. Belisario inviò allora Procopio, autore del libro La guerra gotica, a Napoli, col compito di provvedere a rifornire la città e di portarvi inoltre i rinforzi giunti da Bisanzio. Come diversivo, intanto il generale avrebbe tenuto impegnati i Goti per evitare che intercettassero i rifornimenti. Procopio ebbe successo e tornò accompagnato da 5.000 soldati e coi rifornimenti richiesti per il sostentamento della città. Il morale dei bizantini era alto e Belisario arrischiò un nuovo colpo. Egli dispose alcune truppe davanti a Porta Pinciana, al fine di attirare i Goti in uno scontro in quella zona. I Goti abboccarono e mentre si dirigevano verso Porta Pinciana, Belisario li attaccò alle spalle facendo uscire alcuni reparti dalla Porta Flaminia. Le perdite gote furono molto alte anche in questo scontro. L'esercito di Vitige non se la stava passando bene. I soldati erano demoralizzati dalle molte perdite e dalla superiorità tecnica romana. Inoltre i Goti avevano difficoltà a reperire i rifornimenti, perché Belisario aveva attuato una mirata guerriglia nelle campagne per rendere la vita impossibile ai Goti in cerca di cibo. Perciò quando nel 538 Giovanni, un ufficiale di Belisario, occupò il porto di Rimini,
Vitige, sentendo la minaccia incombere su Ravenna, decise di levare l'assedio di Roma e tornare verso la capitale. Belisario, pur non disponendo dell'intero esercito, tentò un ultimo colpo e quando metà dell'esercito nemico ebbe attraversato il Tevere, attaccò le retrovie nemiche facendone strage. L'assedio di Roma era durato poco più di un anno ed aveva contato 67 combattimenti. Nel corso di questo tempo l'esiguo numero dei Romani aveva tenuto testa alla moltitudine dei Goti, grazie alla propria superiorità tecnica e strategica. La battaglia per Roma era terminata, ma la guerra avrebbe travagliato l'Italia per molti anni ancora.